Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare della teoria delle sequenze. Si tratta di un sesto video all'interno di una playlist dedicata a spiegare il funzionamento dell'agopuntura tradizionale cinese. Mi chiamo Fabio Farello e mi occupo di medicina naturale. Aiuto i miei pazienti a mantenere o ripristinare la propria salute attraverso sistemi di cura non invasivi. La convenzione dei 5 elementi è idonea a descrivere fenomeni oscillatori. Tutta la realtà può essere descritta sia come massa che come oscillazione. I 5 elementi suddividono una oscillazione in segmenti come fette di una torta, consentendo di definire la qualità di ognuno di questi segmenti. Le diverse fette di questa torta sono emblematicamente nominate legno, fuoco, terra, metallo, acqua. Tuttavia, il legno corrisponde da un punto di vista del linguaggio moderno all'interfase crescente, il fuoco all'acrofase, la terra all'emifase, il metallo alla interfase decrescente e l'acqua alla batifase di un qualsiasi fenomeno oscillatorio. La qualità di queste fette di torta può essere definita come segue: al legno corrisponde la fase espansiva dell'oscillazione, al fuoco la fase elevativa, al terra la fase equilibrante, al metallo la fase contrattiva e all'acqua il movimento verso il basso della stessa. Per l'agopuntura l'obiettivo di una cura è il raggiungimento di un equilibrio tra tutte le oscillazioni che costituiscono la vita organica, una sincronia biologicamente opportuna che mantiene la salute e caratterizza la resilienza dell'organismo. La finalità dunque del trattamento nell'agopuntura non è soltanto la rimozione di un sintomo. Questa agopuntura esiste e ha un'indicazione sintomatica. La finalità alta dell'atto agopunturale è aumentare la resilienza nel paziente trattato. La resilienza è definita come la capacità di mantenere un equilibrio quando si è sottoposti a noxe irritative tali da farlo perdere. Un equilibrio è stabile solo se ha retroazioni che consentono il suo mantenimento. Una retroazione può essere positiva e negativa e entrambe sono necessarie per il mantenimento di un equilibrio raggiunto. Dunque un sistema ha resilienza se quando il suo punto di equilibrio mancato può essere ripristinato attraverso una retroazione che o è positiva o è negativa, ma in entrambi i casi tende a ripristinare quello che si è perduto. Un esempio di retroazione positiva o negativa è quello che noi utilizziamo tutte le volte che guidiamo un'automobile. Il freno e l'acceleratore consentono il viaggio. Senza la possibilità di dosare la velocità attraverso freno e acceleratore, il viaggio non sarebbe altresì possibile. La retroazione positiva, secondo la teoria delle sequenze, è data dalla sequenza di produzione, mentre la retroazione negativa è data dalla sequenza di inibizione. Dunque, se partiamo dalla rappresentazione grafica adottata dalla tradizione cinese per oscillazione, ovvero il cerchio, dobbiamo dire che la sequenza di produzione è il susseguirsi fisiologico dei vari elementi che costituiscono il ciclo stesso, ovvero la sequenza delle fette della torta. Il legno produce il fuoco è il terra produce il metallo l'acqua riproduce il legno e da capo abbiamo l'alimentazione del fenomeno oscillatorio. Alla sequenza di produzione corrisponde una sequenza di inibizione che evolve per salto di fase.
il legno inibisce il terra inibisce l'acqua inibisce il fuoco inibisce il metallo inibisce il legno. Osserviamo che si forma all'interno della nostra rappresentazione grafica dell'oscillazione, ovvero il cerchio. All'interno del cerchio si forma una stella a 5 punte. Peraltro, questa stella a 5 punte ha un andamento destro-giro. Bene, se andiamo a sistemare questi rapporti all'interno della nostra rappresentazione dell'oscillazione, ovvero il cerchio, dobbiamo dire che la contingenza di fase produce e quindi fa una retroazione positiva e il salto di fase alimenta una retroazione negativa. Attraverso questi due meccanismi retroattivi è possibile guidare l'oscillazione verso un suo equilibrio. Questo rapporto è indicato in molti simboli attraverso il cerchio e la stella a 5 punte. La stella a 5 punte però ha un significato positivo esclusivamente quando è destro gira, come è indicato anche in questa rappresentazione grafica della teoria delle sequenze. Per comprendere che cosa significa retroazione positiva e negativa all'interno di un meccanismo idoneo ad avere resilienza, equilibrio di fase e dunque salute, dobbiamo parlare dei ritmi circadiani, che sono solo un esempio dell'immenso numero di ritmi che regolano la vita organica. Tutte le funzioni biologiche, tutte, sono regolate dal movimento apparente del Sole, avendo un'acme in certe ore del giorno e una badifase in altre diverse ore del giorno. Tutte le funzioni organiche presentano oscillazione circadiana. Tutte queste funzioni ovviamente necessitano di essere tra loro sincronizzate per avere efficienza biologica, avere un risparmio calorico, soprattutto garantire la sopravvivenza in un ambiente che è altrettanto ritmato, perché la vita biologica è ritmica secondo un meccanismo circadiano, anche perché è l'ambiente stesso che così si muove e la vita per sopravvivere ne deve tener conto. Bene, triliardi di variabili biologiche, di questo stiamo parlando, triliardi di variabili biologiche circadiane devono essere sincronizzate con il movimento apparente del Sole per avere la possibilità di sopravvivere. Questo è un meccanismo straordinariamente complesso quanto efficiente. I ritmi biologici sono regolati attraverso retrazioni negative e positive, esattamente come le indica la tradizione cinese, e hanno una relazione ovviamente con l'organizzazione temporale corretta della vita stessa. Sembrerebbe che al corretto ritmo delle varie funzioni biologiche che ne dipendono contribuisca in modo particolare la melatonina e la ghiandola epifisaria. Probabilmente questa ghiandola è il direttore d'orchestra di cui abbiamo mostrato un'immagine precedente. Dunque, vediamo come funziona questa sincronizzazione. Qui abbiamo sulla grafica alla sua sinistra 3 ritmi, uno troppo veloce, invece di andare a 24 ore va a 20, un ritmo intermedio che va perfettamente a 24 ore e in basso vedete un ritmo che ha lentezza perché batte un intervallo di 28 ore. Dunque uno è molto veloce, uno è giusto e uno è troppo lento. Bene, il ritmo veloce, quello che batte 20 ore, può essere sincronizzabile per decelerazione e tra il datore di tempo e l'oscillazione da sincronizzare si verifica un certo angolo di fase che dà luogo alla decelerazione.
Adesso prendiamo invece l'esempio in basso, dove abbiamo di fronte qualcuno che è troppo lento, un ritmo biologico troppo lento. Beh, questo può essere sincronizzabile attraverso un fenomeno di accelerazione del ritmo, e guarda caso l'impatto tra datore di tempo e oscillazione da sincronizzare stabilisce un diverso angolo di fase. Dunque, diversi angoli di fase comportano la retroazione positiva o la retroazione negativa, l'accelerazione o la decelerazione, esattamente come indica la tradizione cinese, dove la contingenza di fase ha una certa qualità retroattiva e il salto di fase ha altra qualità retroattiva. La sincronizzazione dei ritmi biologici e le sequenze di agopuntura dunque sono in relazione. Si tratta dello stesso fenomeno osservato da ricercatori distanti migliaia di anni. Hanno utilizzato un linguaggio diverso, ma hanno descritto esattamente la stessa cosa e con la stessa precisione. In natura l'equilibrio è indispensabile alla sopravvivenza. L'equilibrio è all'interno del singolo organismo, tra tutte le componenti che lo alimentano, ma l'equilibrio è anche tra il singolo organismo e l'ambiente esterno con il quale deve avere ugualmente un rapporto di sincronia biologicamente opportuna. L'agopuntura è una scienza antica, caratterizzata da un metodo stringente e convenzioni ben definite. Lo studio dell'agopuntura è utile ben oltre la terapia con gli aghi. Lo studio dell'agopuntura consente una comprensione di come funziona la vita e soprattutto espande la metodologia di cura. L'agopuntura è utile per comprendere meglio chi siamo e come possiamo vivere meglio rispettando noi stessi e l'ambiente nel quale siamo inseriti. Questa metodica è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità fin dal 1979. L'UNESCO l'ha definita un patrimonio culturale dell'umanità. Con questo siamo arrivati alla fine del video di oggi. Spero vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, biffate la campanella, questo vi consentirà di essere avvertiti riguardo alla pubblicazione di nuovi video. Soprattutto commentate, sarà mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora, arrivederci!